Ciao a tutti e benvenuti a casa mia. Io sono Wendy e oggi ho iniziato mostrando la mia lavatrice e asciugatrice in funzione. È sempre un bel vedere, non trovate? Dopo una lunga telefonata con una cara amica di Valencia, ho deciso di dedicarmi a delle faccende domestiche che avevo rimandato. Sto togliendo le lenzuola dai letti e facendo prendere un po' d'aria alle camere. Insomma, ho cominciato un po' tardi. È valsa la pena perché questa telefonata mi ha ricaricata e sono pronta a mettermi al lavoro. Affrontare le faccende di pulizia in casa è fondamentale nella vita quotidiana. Spesso tendiamo a trascurarle fino a quando non diventano un compito opprimente. Personalmente credo che mantenere un ambiente pulito e ordinato non solo migliori l'aspetto della mia casa, ma influisca anche sul mio stato d'animo. Ogni volta che mi dedico a queste attività mi sento più serena e concentrata. Per affrontare le faccende di pulizia ho scoperto che la pianificazione è essenziale. Ormai non lo faccio più, ma prima ogni settimana prendevo un momento per stilare un elenco delle attività da svolgere. Questo includeva spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e pulire il bagno. Avere un piano aiuta a non sentirsi sopraffatti e a organizzare il tempo in modo efficace. Ad esempio, dedico solo 15 o 20 minuti in una zona specifica della casa, rendendo il compito meno gravoso. Un altro aspetto importante è l'uso dei giusti strumenti. Ho imparato che avere a disposizione panni in microfibra, detergenti e una buona scopa rende il lavoro più semplice. Inoltre, quando assegni dei compiti a ciascun membro della famiglia, crea un senso di responsabilità condivisa. Questa collaborazione rende le faccende meno noiose. Adesso, mentre lascio prendere aria alle camere, spruzzo un po' di disinfettante per tessuti che ho preparato mescolando alcol, ammorbidente e acqua. Questo piccolo gesto rende l'ambiente ancora più piacevole. Mi concedo una merenda. Prendo un pezzo di dolce che ho preparato ieri sera, un delizioso pudding de pan, accompagnato da uno yogurt. È uno dei dolci che riesco a fare bene ed è molto semplice. È importante prendersi dei momenti di pausa. Tornando ai lavori, pulisco a mano lo stampo in alluminio dove ho cucinato il dolce. Svuoto velocemente la lavastoviglie per dopo riporre dentro le stoviglie usate per la colazione.
La cucina deve essere sempre in ordine, e di più la mia, che essendo molto piccola il disordine e la sporcizia si crea al momento. Spero che alcuni di voi la pensino come me. Continuo togliendo le fodere dei cuscini del divano, il copridivano e la coperta per lavarle subito. Cerco sempre di mantenere un atteggiamento positivo, anche se a volte le faccende possono sembrare un dovere, ascoltare musica o un podcast mentre lavoro può trasformare l'intera esperienza. Così non solo riesco a portare a termine i compiti, ma mi godo anche quel tempo per me stessa. Piego e ripongo il bucato appena asciutto nel cesto della biancheria da stirare. Alcuni come questi li lascio da parte per dopo rimuovere dei peluchi. Ogni piccolo gesto conta per mantenere la casa in ordine. Ritorno nel salotto per spolverare e sistemare il tavolo e le sedie, anche tutto il resto. Uso uno spray per i vetri di Schiff. Faccio lo stesso anche sul tavolino da salotto e sulla madia. Considerando che le faccende basiche di casa ci aiutano a mantenere l'ambiente pulito e ordinato, voglio che vi rendete conto di quanto sia importante prendersene cura della nostra casa, anche con le faccende più semplici come spolverare. Mentre passa il panno, pensa a come un ambiente pulito ci fa sentire meglio e più sereni. Già il salotto pulito è un ottimo punto di partenza per godere dei momenti di relax. Tu da dove cominci le faccende basiche? Io, per non annoiarmi, parto sempre da stanze diverse. Ricordiamoci che anche le piccole cose fanno la differenza. Mi prendo cura delle piante. Cambio l'acqua nei vasi delle piante di bambù. Farò in modo che la pianta di poto che ho trapiantato giorni fa prenda un po' d'acqua.
Nel vaso rimasto vuoto, ho deciso di decorare con un potpourri comprato all'Ikea, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale al muschio bianco per profumare l'ambiente. È un modo semplice per rendere la casa ancora più accogliente, o almeno è quello che ho provato a fare. Ora è il momento di pulire i pavimenti. Inizio dal tappeto. Spolvero un po' la libreria in corridoio e pulisco anche gli specchi delle scarpiere. E non dimentico di finire pulendo anche il pavimento. Passo alla cameretta di mia figlia, dove inizio a spolverare e riordinare un po'. Mi piace pulire bene la sua scrivania, che è dove passa molto tempo. Con il panno già inumidito dallo spray ripasso alle maniglie e dove vedo delle impronte.
Uso un rullo di carta appiccicosa di questi, comprati all'Ikea, per rimuovere polvere e peluchi dal letto. A volte faccio così quando non uso l'aspirapolvere. Poi rifaccio il letto con delle lenzuola pulite e pulisco anche il pavimento. È passato un po' di tempo e ho dovuto gestire altri impegni familiari. È solo nel tardo pomeriggio che riesco a sistemare la camera da letto spolverando, passando il rullo appiccicoso sul letto e sui cuscini, per poi rifare il letto con le lenzuola fresche e pulire il pavimento. Ragazzi, se siete arrivati fino qui, vi chiedo di iscrivervi al canale. Con questo gesto supportate il canale e ci date una bella carica anche a noi, per continuare a creare altri video motivazionali. E se vi è piaciuto o ho fatto un po' di compagnia, cari amici, vi aspetto nei commenti. Spero che possa darvi qualche spunto per affrontare le vostre faccende domestiche con un sorriso. E per oggi è tutto. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!